Ciao a tutti, oggi siamo qua con Sara perché vi vogliamo parlare di ciò che è l'attrazione fisica, no? In questo video l'abbiamo chiamato in questo modo. E nonostante sembri che l'attrazione fisica, appunto come lo dice la stessa parola, sia intimamente legata alla fisicità, in realtà dai nostri studi, dalle nostre esperienze con il mondo sottili, abbiamo capito che in realtà l'attrazione fisica è legata tantissimo alla propria interiorità, a chi sono io e in realtà a che cosa percepisco in confronti dell'altro, no? In confronti di quello che l'altro mi trasmette da un punto di vista sottile. Vero Sara? Esatto, esatto. Cioè quello che stiamo cercando di dirvi è che il corpo non è escluso dall'attrazione fisica, però è solo una componente e delle volte non è nemmeno la componente più importante, cioè quella che pesa di più, ma sono i corpi sottili che ci attraggono l'un l'altro, anche quando si parla di semplice attrazione fisica, non innamoramento o passione. E questo accade perché anche se non ne siamo consapevoli, noi sentiamo l'energia dell'altro ed è proprio quella che ci attrae. Più noi pensiamo che sia una scollatura, che sia un profumo, che sia in realtà è come se fosse un gioco di magia di vari elementi che ci fanno percepire l'essenza, l'energia dell'altro. E adesso andremo a vedere quali sono i casi in cui questa energia dell'altro ci attrae o meno, ma credo che tutti noi abbiamo avuto esperienza di rimanere abbastanza basiti davanti a un'attrazione che non sappiamo spiegarci, fisica stiamo parlando, no? Perché magari da un punto di vista fisico non rispecchia i nostri canoni abituali, estetici, la persona da cui ci sentiamo attratti, oppure per altri svariati motivi ci sentiamo un po' straniti, no? Ma noi abbiamo tutte le spiegazioni del caso. Sì, in una delle prime situazioni che possiamo osservare, per esempio, è quando ci interessa una persona che proprio ci attira una persona fisicamente che immediatamente capiamo che non c'entra con noi, no? Che non c'entra da un punto di vista del pensiero, dalle emozioni, dal livello vibrazionale personale, no? Me ne accorgo che non c'entra niente, eppure mi sento particolarmente attirata, avrei voglia di avere un rapporto con quella persona, qualcosa, un'intimità, no? Questa cosa accade perché spessissimo sono persone complementari, sono persone che in realtà hanno quell'aspetto che noi non abbiamo in assoluto e quindi ci sentiamo particolarmente attirati da un'energia così, perché diciamo, caspita, questa persona ha qualcosa che io non ho. Poi, giustamente, nel caso in cui io proprio ho un rapporto con questa persona e tutti e due, no, scambiano queste energie, una volta finita questa situazione, io mi ritrovo nella condizione di dire, Dio santo, ma io non c'entro niente con questa persona, però sottilmente è capitato qualcosa di magico perché ci siamo scambiati delle realtà sottili che ci hanno come completati e questo diciamo è la ricerca interiore dell'attrazione. Esatto, quando noi parliamo di completamento qui siamo completati, non stiamo parlando di sentimenti, di parti emozionali, ma stiamo parlando proprio da un punto di vista energetico. Quindi pensiamo, non so, a un soggetto molto focoso, un temperamento abbastanza iracondo, che può sentirsi attratto da una persona invece timida, un po' impacciata, insicura e viceversa, la persona insicura e sentirsi attratta da una persona del genere, con cui ovviamente hanno poco magari a che spartire, ma da un punto di vista spirituale
l'attrazione fisica nasce perché effettivamente, lo vedremo poi in altri video più specifici, anche il lato sessuale e la natura sessuale dell'uomo ha uno scopo spirituale che basicamente, no, a livello basico, è proprio uno scambio di energie. E quindi, siccome stiamo trattando l'attrazione fisica, quindi proprio la base del rapporto umano, no? Non stiamo parlando di sentimenti, non stiamo arrivando all'attrazione mentale, a temi più complessi, possiamo dire che siccome lo scopo del lato sessuale è proprio uno scambio energetico, ecco che capita e si basa su queste cose. Poi già, Graziella, vero, quando il rapporto invece è un rapporto che esiste, quindi non stiamo parlando solo di un'attrazione che si sente nell'aria, no? E che magari finisce anche lì perché mi rendo conto che non c'è molto a che spartire, no? E non ci si muove solo su quello tante volte nella vita, per fortuna, ma quando invece questa attrazione è spinta da anche qualche cosa di sentimentale, ma è fortissima e focosa, no? E questa persona, ribadisco, magari non ci spieghiamo perché ci attiri tutta questa passione, no? Soprattutto fisicamente, potrebbe essere un rapporto karmatico, perché proprio i nostri corpi sottili ci attirano inesorabilmente. L'attrazione fisica è una di quelle forze a cui, quando è proprio passionale, no? A cui resistiamo in modo molto difficoltoso, ci attrae all'altra persona proprio per risolvere questo karma. E com'è che si riconosce questo caso di solito? Beh, sì, questo caso si riconosce perché appunto nel momento in cui sono in mezzo a una situazione molto karmatica, molto vissuta, molto forte, importante, provo una grandissima attrazione per questa persona. Però nella misura in cui inizio a risolvere le mie problematiche karmatiche, le mie situazioni karmatiche con questa persona, questa passione, questa attrazione inizia a diminuire, diminuire, diminuire fino al punto in che in realtà l'attrazione riesce anche a scomparire completamente, a un punto tale che delle volte dopo vederlo dopo un certo tempo una persona con la quale magari ho avuto un rapporto importante e lungo, mi giro e dico: ma come mai io sono stata con una persona come questa e come mai mi sono potuta sentire attratta da una persona così? Diciamo che il mondo spirituale utilizza anche il corpo fisico e il fenomeno dell'attrazione per aiutarci a concludere delle esperienze karmatiche importanti per la crescita, per l'evoluzione spirituale nella nostra vita. Esattamente, e quello lo si riconosce facilmente, agevolmente, perché comunque anche se il rapporto è finito e una persona non desidera assolutamente incontrare l'altra in intimità, è anche vero che è molto raro, proprio, cioè è particolare, chiama l'attenzione trovarla addirittura sgradevole, no? Da quel punto di vista. Questo è proprio il tema del karma. Rifiniamo concludendo parlando del significato spirituale dell'attrazione fisica all'interno di una coppia, quindi qua cambiamo completamente tema e parliamo di una coppia stabile, no? Con del sentimento, e che sappiamo tutti che anche qui l'attrazione fisica noi ci immaginiamo, no? Perché abbiamo degli schemi mentali che quando la nostra relazione funzioni o quando è la relazione dei nostri sogni, i nostri desideri e ci troviamo a viverla, l'attrazione fisica secondo noi dovrebbe essere stabile, no? Come c'è sempre stata, sempre sarà. Invece in realtà l'attrazione fisica compie un suo viaggio evolutivo. C'è dei momenti in cui c'è un picco che può essere all'inizio del rapporto, può succedere dopo, può succedere che appunto cali, che si ritrovi, che si trovi più forte di prima, che ricali. E allora come mai ci sono questi movimenti, questi balli, no? Perché noi non dobbiamo vedere l'attrazione fisica appunto
come un blocco a sé stante della relazione. La relazione è formata da più cose, è formata da un coinvolgimento emotivo, quindi i corpi astrali emotivi che comunicano, un coinvolgimento mentale, quindi i nostri piani mentali, un coinvolgimento fisico che determina attrazione e ovviamente a seconda del tempo e del momento della relazione ci sarà, se un piano lavora molto, mettiamo che la coppia sia particolarmente affiatata dal punto di vista emotivo e ci sia una comprensione forte e spesso si scambino cose, messaggi, comunicazioni intense da quel punto di vista, può essere che il piano mentale ne risenta, perché già quello prende molto spazio nella relazione e delle volte anche il piano fisico. Altre volte invece abbiamo un coinvolgimento emotivo e fisico molto forte e il piano mentale molto più scarno. Bisogna smettere un po' di vedere la relazione come qualcosa di perfetto, quindi innaturale, inumano, e che è equidistribuito, no? Con tanto qua, tanto qua, tanto là. Non è così e non vuol dire che se non è così non funzioni o non sia una relazione viva, giusto? Grazie. Giustissimo, spesso abbiamo questa ideale, no? Queste forme pensiero, come ben ha spiegato Sara, dove per esempio non tutte le persone, perché dipende dalla tipologia della persona, no? Però per alcune persone se non esiste la fisicità, no? Se non c'è un buon contatto fisico, non c'è un rapporto. Dipende, tutto dipende, come dice la canzone, no? Perché in realtà appunto dipende tutti i corpi sottili e quanto è importante che il corpo fisico in qualche modo equilibri la mancanza di equilibrio negli altri corpi, sì? Perché se io anche per esempio ho un collegamento spirituale, animico molto importante con una persona, sì, con il mio compagno, con la mia compagna, insomma, e magari prende questo aspetto una parte così importante del mio rapporto che il resto dei piani viene a calare, non è così importante. E poi, come anche ha ben detto Sara, ricordiamoci che in questa realtà terrena di terza dimensione che ancora stiamo vivendo tutti, c'è un movimento, no? La vita è circolare, quindi ci possono essere periodi di una bellissima sessualità e interesse, attrazione e periodi nei quali invece inizio a capire che cosa sia amare una persona da un punto di vista del cuore, dei sentimenti, della comprensione, del mio piano emotivo. E allora cala l'altro piano, ma cala perché se io ho 100 d'energia e metto 50 in uno, 30 in un altro, 20 in un altro, no, non è mai tutto pare e tutto perfetto, ha bisogno sempre di movimenti e quindi ricordiamoci di accettare che siamo tutti fatti particolari e che soprattutto ogni rapporto è a sé e in ogni rapporto possiamo avere grande sviluppo di alcune caratteristiche e mancanza di altre. L'ideale di avere tutti i piani che funzionino perfettamente è veramente un'illusione, vero Sara? Assolutamente, questo era il messaggio importante. L'altro messaggio è che appunto perché esista un rapporto sia in essere sia vero, autentico, ci deve essere comunicazione, scambio, comunicazione intima, che poi questa intima
comunicazione, quindi questa vicinanza, no? Senza vestiti, questa nudità, cioè io ti sento e ti tocco per ciò che sei, no? In intimità, sia su un piano emotivo, più che su un piano fisico, più che su un piano mentale o viceversa, sia molto sul piano mentale, meno sul piano... Cioè questo attende al tipo di individuo con cui stiamo, al tipo di relazione che abbiamo, che stiamo tessendo, che stiamo vivendo e al tipo di persone che siamo noi e al tempo in cui, perché poi c'è anche la dimensione del tempo, no? E dello spazio, quindi è è molto complesso e non è così semplice, ma la cosa più importante era capire che l'autenticità, no? Di una relazione la dà il cuore si mette in contatto come su tanti piani, come ha detto Grada, quello più alto, no? Quello animico, a quello mentale, che è il nostro corpo sottile mentale, a quello emotivo, a quello fisico. L'importante è che ci sia questo contatto, no? E che noi ce lo viviamo con gioia. Bene, allora speriamo di avervi dato uno spunto, no? Per riflettere, per ragionare, per conoscervi di più interiormente. Seguiteci nei prossimi video. Un abbraccio fortissimo. Alla prossima!